Ciao a tutti, finalmente oggi vi proporrò la ricetta, la tanto attesa ricetta dei savoiardi sardi o pistocchus. Voglio salutare tantissimo Alessandra Mezzanotte e anche la ragazza che mi ha chiesto questa ricettina. È una ricetta che all'apparenza può sembrare semplice, posso garantire che è piena di insidie, quindi mi raccomando seguite alla lettera il procedimento che vedrete adesso nel video. La prima cosa da fare sarà sgusciare le uova all'interno di due ciotole, quindi in una ciotola andremo a mettere gli albumi, mentre nell'altra ciotola andremo a versare i tuorli e mi raccomando le uova dovranno essere grandi come vi ho scritto negli ingredienti e dovranno essere a temperatura ambiente, quindi non fredde da frigorifero. Le dovrete togliere almeno 2-3 ore prima dal frigo in modo tale che siano a temperatura ambiente e così sia più semplice andare poi a montarle. Adesso all'interno della ciotola contenente i tuorli andremo ad aggiungere la maggior quantità di zucchero, perché la parte rimanente di zucchero ci servirà poi per andare a montare gli albumi. E adesso dovremo montare i tuorli con lo zucchero, mi raccomando non meno di 20 minuti consecutivi alla massima velocità, in modo tale da ottenere un composto bello gonfio e spumoso. Questo è davvero importantissimo, quindi non staccate le fruste prima di questo tempo. Vedete, deve essere così chiaro, spumoso, deve fare le bollicine in superficie, deve essere bianco bianco bianco. Ora andremo a fare lo stesso procedimento con gli albumi, quindi li andremo a montare a neve fermissima finché il composto non risulterà bello lucido, ci vorranno almeno 10 minuti. Aggiungeremo anche la restante parte di zucchero e un pizzichino di sale. Ed eccoli qui, vi accorgerete che sono montati alla perfezione capovolgendo la ciotola e vedendo appunto che gli albumi non si staccano da essa. E adesso i tuorli ben montati, con l'aggiunta ovviamente della scorza di limone che mi sono dimenticata di commentare prima, nel frammento che avete visto prima, andremo ad aggiungere con movimenti delicati, mi raccomando, dal basso verso l'alto, con l'aiuto di una spatolina, andremo ad aggiungere gli albumi. E quindi vedete dobbiamo fare questo procedimento fino ad esaurire ovviamente tutto il composto. Mi raccomando, dovete essere delicati. Ora un altro passaggio molto importante sarà quello di andare a setacciare la farina assieme all'amido di mais all'interno della ciotola, piano piano, quindi sempre con movimenti delicati dal basso verso l'alto andremo ad incorporare sempre più aria al nostro composto. Con l'aiuto della spatolina faremo sempre questo movimento, questo procedimento. Ora andremo ad aggiungere il resto della farina con l'amido di mais, sempre setacciati, e continueremo ad amalgamare il tutto. Foderiamo con carta da forno la leccarda del forno e ci muniamo di sac à poche col beccuccio largo, diciamo che il mio è 1,5 cm circa, e iniziamo a creare i nostri savoiardi. Quindi creeremo delle linee, vedete, di almeno 3 cm di larghezza e di lunghezza saranno circa 10 cm. Fate un po' a occhio, io ovviamente non li ho misurati, però diciamo che più o meno dovranno avere queste dimensioni. E vedete, fate una riga, un bastoncino e poi ripassate sopra con un altro strato di impasto. In questo modo i savoiardi cresceranno ancora di più nel forno e saranno appunto belli gonfietti. Ora con l'aiuto di un setaccino piccolo andremo a setacciare sopra, andremo a spolverizzare con lo zucchero a velo. Mi raccomando, il forno dovrà essere preriscaldato da almeno 10 minuti ed inforniamo i nostri savoiardi a 160 gradi per circa 20-25 minuti. Eccoli in cottura, guardate come si stanno gonfiando, si sente già un profumino delizioso. Io ho il forno a gas, però sono sicurissima che con il forno ventilato usciranno ancora meglio. E ora vedete il tempo di cottura è ultimato, spegniamo il forno, però non togliamo subito la teglia, questo è un altro segreto, quindi per non far afflosciare i nostri savoiardi. Mettere il manico del mestolo di legno proprio così attraverso lo sportellino del forno, in modo tale da non farlo chiudere e da far fuoriuscire leggermente piano piano il calore. Dovrete lasciarli così nel forno per almeno 5 minuti nel forno spento.
Guardate che belli che sono spettacolari, vi giuro, è una ricetta fantastica, sono davvero felicissima di averla fatta e di averla proposta anche a voi. Guardate, ora vi mostro anche l'interno, sono meravigliosi, ragazzi, dovete provarli assolutamente. Con questi accorgimenti, quindi con le istruzioni che vi ho dato, non dovreste avere problemi. Certo, poi è normale che il savoiardo non sia uguale a quello comprato, è ovvio, perché è un prodotto casalingo, però vi posso garantire che ha tutta la bontà del mondo. Vi mando un grandissimo bacione, spero tanto che questa ricetta vi sia piaciuta e vi rimando ai prossimi video. Ciao!